Amici, bentornati ai 7 segreti del caffè. Dopo una più o meno breve pausa dovuta agli impegni del dopo SIGEP, finalmente riprendiamo con la pubblicazione dei nostri video. L'argomento che affrontiamo oggi è come cambia il nostro espresso in tazza in funzione della temperatura dell'acqua di estrazione. Per farlo però abbiamo dovuto parlare, e oggi continueremo in minima parte su questo argomento, di come funziona una macchina di caffè, una macchina per espresso. Quindi abbiamo descritto la caldaia, la circolazione termosifonica, quindi il gruppo. Quindi quali sono gli apparati, ovvero le parti della macchina del caffè che contribuiscono a trasferire il calore dalla fonte di energia all'acqua e di conseguenza al nostro caffè espresso. Facciamo però, prima di continuare su questo argomento, quello di oggi, facciamo un brevissimo riepilogo sugli argomenti di cui ci siamo occupati in precedenza, in particolare quelli in cui abbiamo descritto dei cambiamenti sulla nostra tazzina di caffè espresso in funzione di la miscela di caffè, quindi la composizione, il bilanciamento tra caffè arabica e caffè robusta e il grado di tostatura. Ricorderete che ci siamo occupati più che altro di parametri quantitativi, o meglio di parametri analizzati da un punto di vista quantitativo, e quindi la quantità o la presenza di acido e di dolce nella nostra tazzina, nella nostra bevanda, l'intensità del profumo, l'intensità l'elasticità della crema. Quindi tutti quanti i parametri che abbiamo visto li abbiamo analizzati da un punto di vista quantitativo. Continueremo perciò anche oggi su questa strada, e per farlo quella che andiamo a descrivere sarà appunto come parametro condizionante, come parametro che andrà a modificare la nostra tazzina di caffè, la temperatura dell'acqua di estrazione. Intanto diciamo che per modificare la temperatura dell'acqua di estrazione dobbiamo, e possiamo farlo, operare su uno o due parti della nostra macchina per espresso. Ricordate, abbiamo parlato di caldaia. Nella caldaia è contenuta una resistenza che riscalda dell'acqua, quindi è una caldaia, la caldaia è un contenitore chiuso, perciò a volume costante. Quando l'acqua raggiunge certe temperature avremo acqua bollente, o meglio acqua calda, in presenza di vapore. Dobbiamo tenere presente che esiste una relazione tra i vari parametri fisici che governano il vapore in presenza di acqua o viceversa. In particolare una equazione che si chiama appunto l'equazione di stato dei gas. La visualizziamo ed è P per V è uguale ad R per T. In questa equazione i parametri, le varie lettere, significano rispettivamente pressione, P pressione, V volume, R è una costante, la costante dei gas, T è la temperatura. È bene che notiamo che se modifichiamo la pressione in aumento o in diminuzione, poiché il volume della caldaia è costante, inevitabilmente avremo un aumento della temperatura. Diciamo questo perché sulle macchine da caffè è riportato quasi sempre, tranne le più moderne che riportano direttamente la temperatura dell'acqua sul gruppo, quasi sempre sulle macchine tradizionali è riportata l'indicazione della pressione in caldaia. Variare la pressione significa variare anche la temperatura dell'acqua in caldaia. Quindi se vorremo apportare delle variazioni alla temperatura dell'acqua di estrazione, dovremo variare la pressione dell'acqua, la pressione della caldaia. Detto questo, è bene che aggiungiamo qualcos'altro, e cioè che abbiamo parlato di circolazione termosifonica sul gruppo, e cioè di quella della capacità di una macchina da caffè di far circolare continuamente acqua calda all'interno del gruppo
affinché il gruppo rimanga ben caldo sempre e sia pronto per poter estrarre il nostro caffè espresso. Bene, un altro dei parametri su cui possiamo operare, oltre la pressione in caldaia, è appunto la quantità, il flusso di acqua di circolazione termosifonica sul gruppo. Avere un flusso maggiore di acqua significa avere qualche grado in più sul gruppo, viceversa abbassando la quantità di acqua. Sulle macchine tradizionali questo si ottiene attraverso la regolazione di una o più valvole presenti sul gruppo stesso o attraverso la sostituzione di piccoli fori, detti jiggler, presenti sui tubi di immissione e di uscita di quest'acqua della circolazione termosifonica. Veniamo a questo punto a descrivere questi cambiamenti. Ancora una volta parleremo di parametri analizzati da un punto di vista quantitativo, e cioè l'intensità. Quelli che andiamo a guardare sono il colore della crema, che lo vedete evidenziato sul nostro grafico in azzurro, la presenza di amaro nella nostra bevanda e ancora la persistenza della crema in verde. Vedete che partiamo da analizzando il colore della crema, abbiamo quindi ad una temperatura particolarmente bassa, che potremmo anche andare a descrivere a questo punto, nonostante utilizziamo sul nostro grafico, sull'asse delle ascisse, quanto sull'asse delle ordinate, dei parametri indicativi, quindi da 0 a 100 e da 0 a 120, per poter riportare sempre tutto sullo stesso grafico, però ecco, possiamo questa volta associarli qualcosa. Possiamo per esempio associare sulle ascisse allo 0 una temperatura di 85-86 gradi, veramente molto bassa per estrarre un buon espresso all'italiana. A queste temperature avremo una colore, quindi una intensità di colore veramente molto modesta. Vedrete infatti che la linea azzurra converge addirittura nell'unione, quindi sullo 0 avremo un colore della crema veramente molto poco intenso. Potremmo descriverlo come un giallo paglierino, come veramente un colore piuttosto chiaro. Via via che la temperatura aumenterà avremo un aumento della intensità di colore, quindi passando per un bel colore terra di siena, per un mogano, fino ad arrivare ad un marrone intenso, veramente molto scuro, proprio di alcuni caffè diciamo consumati principalmente nel sud Italia. Passiamo perciò alla descrizione invece della curva che caratterizza l'amaro, quindi l'amaro nella nostra bevanda. Vedrete che passiamo da un valore piuttosto elevato dell'amaro, che scende fino ad un certo punto per poi risalire con delle piccole variazioni in funzione dell'aumento della temperatura. Beh, è evidente che la cottura della nostra miscela, della nostra polvere di caffè, raggiungerà un punto, almeno sotto l'aspetto dell'amaro, un punto di equilibrio ideale in cui l'amaro sarà ridotto al minimo per poi salire. Viceversa, a temperature veramente molto basse, la nostra acqua non sufficientemente calda, non sufficientemente adatta a cuocere la nostra polvere di caffè, non sarà in grado di estrarre le sostanze migliori, gli aromi migliori, perciò ne tirerà fuori soltanto quelli meno gradevoli, appunto l'amaro. Via via che questa temperatura aumenta vedremo un aumento dell'amaro, quindi ma un amaro che può essere addirittura un amaro piacevole, quindi con caratteristiche note di liquirizia, man mano che la temperatura aumenta. Passiamo infine all'ultima curva,
che nel caso specifico sarà una linea, quindi una linea retta, un segmento proporzionale all'aumento della temperatura, che è quella della persistenza della crema. Che cos'è questa persistenza? È la capacità della crema di rimanere compatta sulla bevanda all'interno della tazzina, ma anche, se vogliamo, di sporcare la tazzina stessa, quindi di avere una crema particolarmente solida che riuscirà a darci anche come sensazione tattile alla degustazione una particolare piacevole corposità della bevanda. Ci siamo resi conto perciò anche questa volta di quanto sia possibile fare con il nostro caffè, quindi mettendo le mani nei posti giusti, mettendo le mani sulle nostre apparecchiature ma anche sulle nostre miscele, quanto sia possibile personalizzare in maniera spinta all'estremo la nostra bevanda, il nostro caffè espresso. È sufficiente saperlo e saperlo fare. Speriamo di poter essere di aiuto in questo vostro percorso di crescita ancora una volta e vi do appuntamento al prossimo episodio dei 7 segreti del caffè. Grazie da Angelo Napoli.